Ma voi avete mai assistito al processo creativo di una musica per un lago sotterraneo? Salve a tutti bellissimi, io sono Daniele Coppola e sono un compositore di musiche per videogiochi, anche se la storia mi ricorda come Elrond, il bardo errante. In questa puntata del mio vlog voglio portarvi dietro le note di una composizione per un dungeon di Erenshore. Signore e signori, Abyssal. Sigla. Allora, la prima cosa che andiamo a fare, chiaramente, come per tutte le altre volte, andiamo a vederci e ad analizzare il video che mi sono registrato di Abyssal. Allora, andando ad analizzare esattamente quello che sta accadendo qui, posso essere sicuro al 100% che ci troviamo in un lago sottoterra. La prima cosa che mi viene in mente quando guardo questo, a parte i nemici, diciamo che possono sembrare forse dei banditi, qui ci sono scritti templari, forse, ho visto bene, sì, templari. Mi piace molto il contrasto di colori tra il viola delle foglie qui e l'azzurro anche di quei funghi giganti e l'acqua, che mi dà una sensazione cristallina, magari con la luce di quei funghi che sembrano quasi fosforescenti, no? Che evidenziano appunto la lucentezza dell'acqua. Ok, quindi fondamentalmente abbiamo capito due cose. È pieno di nemici, come sempre nei dungeon. È un lago sottoterra. Questo è un elemento molto molto importante, perché possiamo sì avere sicuramente delle ispirazioni per quanto riguarda l'acqua in qualche modo, ma mi concentrerei più sul fatto che appunto, ripeto, sia un ammasso d'acqua, però sottoterra, quindi coperto. Questo è molto importante perché emotivamente non trasmette le stesse cose di un, per esempio, una spiaggia o, per rimanere nel contesto, un lago all'aperto. Il lago al chiuso mette molta più ansia. Già di base, comunque, l'acqua di per sé nei videogiochi non mette sempre, anzi, per la maggior parte delle volte non mette mai tranquillità. Anzi, l'acqua a volte viene odiata da tutti nel contesto videoludico, o meglio, i dungeon fatti di acqua. Qui si aggiunge il fatto che siamo addirittura al coperto. La prima cosa che mi viene in mente è andare a cercare qualche suono, o elettronico, ma proprio anche un suono tipo goccioline d'acqua, che possano in qualche modo o portare anche il tempo. Proviamo ad andare a cercare qualcosa simile. Allora, questo strumento non mi dispiace. Proviamo qualcun altro. Mi piace, proviamo a dare una base con questo. Questo è un po' una nota per i compositori. Se avete fatto caso, se avete seguito anche gli altri video riguardo Erenshore o avete sentito qualche musica, solitamente nei dungeon non utilizzo mai la dominante maggiore. Quindi in La bemolle la dominante dovrebbe essere il Mi bemolle maggiore. Qui, quando faccio riprendere il loop, utilizzo sempre dominante minore. Perché la dominante minore rispetto a quella maggiore mi dà un senso di non chiusura. Rispetto a questa, che mi dà quel senso di speranza, di
rinascita. La minore invece mi dà un senso di stai continuando nel tuo viaggio nel buio. Qui proviamo a metterci, a inserirci, come Erasure richiede, lo strumento che non può mai mancare, ovvero il pianoforte, che non può mai mancare all'interno di Erasure. Aggiungo un po' di reverb, inizio ad aggiungerlo per sentire il pianoforte più distante. Nella seconda parte aggiungerei qualcosa, qualche strumento molto sottile, molto delicato. Pensavo a un glockenspiel o addirittura uno xilofono. No, un vibrafono. Un vibrafono potrebbe essere perfetto. Il vibrafono mi dà proprio quella sensazione di acqua, di acquatico, di bagnato, no? Quella percussione delicata come l'acqua, cristallina come l'acqua. Proviamo. Non è male, non è male. Che adesso proverei ad aggiungere delle voci, non cori, voci femminili, perché chiaramente rispetto a quelle maschili sono più delicate, molto più delicate. Volevo provare un glockenspiel per doppiare o comunque imitare, rispondere al motivo che il pianoforte suona. Però mi serve qui in mezzo una transizione, tipo... Mhm, mhm. Aggiustiamolo un pochino. Metterei un contrabbasso solo. Secondo me
Perfetto, perché si sente ma non si sente in qualche modo. Sta per le sue, però dà quella potenza, quel corpo sui bassi che tiene tutto abbastanza in piedi. Volevo provare, ma non so perché, proprio istintivamente, però ho paura che poi questo renda tutto molto più invadente, quindi non so, volevo aggiungere un violino che suonasse col pianoforte e il vibrafono nella seconda parte. Non così, ma solo qualche nota super super alta. Allora, io sono già abbastanza soddisfatto, non riempirei troppo, non voglio aggiungere percussioni, ho cambiato idea perché in questo modo qui sembra quasi che il tempo sia fermo in qualche modo, no? Piatto, come se scorresse più che fermo molto lentamente. Le percussioni, anche se avessi voluto richiamare il tempo, il portamento del tempo con il rumore delle gocce d'acqua, probabilmente avrebbe cambiato un po' la situazione. Aspettiamo chiaramente il feedback del cliente e poi, se ci saranno modifiche particolari, le annoterò nella parte finale del video. A few moments later. Allora, Brian è stato molto soddisfatto del risultato e anche io sono felice perché ci speravo tanto, appunto perché poi ho testato la musica sul video e ci stava proprio perfettamente, come se fosse stata scolpita su quelle immagini. Quindi adesso andremo a vedere assieme il risultato finale, però prima ovviamente dovrò farvi tutto il discorso bla 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 che vi faccio solitamente. Se vi è piaciuto il video, se vi piacciono questo tipo di contenuti, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. In più vi ricordo sempre che se andrete nella descrizione del video troverete il link che vi porterà direttamente al form per iscrivervi alla mia newsletter. Ma cosa è che riceverete in cambio? Riceverete Into the Dungeon Rise of the Dragons, un album fantasy gratuito di 5 tracce che potrete utilizzare ed analizzare quando e dove volete. Siete pronti per l'ultima fase del video? Andiamo!